Ciao, sono un pusher culturale, questa è una definizione che usiamo oramai da un po' di tempo noi promotori culturali a Palermo, perché di fatto chi cerca di promuovere cultura è quasi equiparato a un delinquente, a uno spacciatore. E io posso raccontarvi in due parole cosa è per me la promozione culturale e perché oggi mi definisco pusher e non promoter. Anni fa, insomma, nel 2001, ho fatto un'esperienza, sono figlio della generazione Erasmus di fatto e quindi questa è stata complice delle mie future attività. Poi nel 2001 ho fatto un'esperienza di lavoro in Australia, ho avuto un'idea, cioè quella di aprire una galleria di architettura proprio memore di un'esperienza simile fatta a Sydney, aprire una galleria di architettura a Palermo con bar, ristorante, con una serie di servizi commerciali che potessero finanziare quelli culturali, e lì ho avuto i primi problemi. Pur avendo una grande riconoscibilità dal punto di vista internazionale, abbiamo fatto 36 mostre, siamo stati sede della Biennale di Venezia, lo siamo tuttora perché siamo ancora in attivo, ma a differenza dei primi anni che facevamo 9 mostre all'anno, oramai se ne facciamo una è cosa assolutamente rara. Cosa è successo? Da Spa il problema che ho avuto è stato un problema con il vicinato, cioè a un certo punto il brusio provocato dai nostri opening è diventato così molesto a detta dei vicini che ci hanno chiesto un risarcimento di danni psicologici per 100.000 euro, quindi questa è stata la prima batosta nel cercare di fare promozione culturale, cioè avere dei successi ma poi doversi confrontare con una realtà palermitana di un vicinato di case popolari un po' burrascose che non apprezzano gli opening e il brusio da essi provenienti. Poi ho continuato la mia esperienza, sempre con Giuseppe Romano, il mio socio storico, Due Pazzi, abbiamo aperto un altro spazio che era una galleria d'arte, sempre con bar e ristorante, si chiama Palab, e anche lì altre forme di problemi, gestioni strane a cui abbiamo dovuto sottostare, pagamenti strani, una serie di problemi qui dovuti soprattutto a problemi di tipo burocratici, e non solo burocratici, perché la formula della galleria d'arte, centro di laboratori d'arte, che fosse finanziata da attività commerciali, come si fa in tutto il mondo, un bar, un ristorante, qui ha avuto come nemico non tanto il vicinato, perché memori dell'esperienza precedente siamo riusciti a calibrare comunque l'attività nel rispetto del contesto. Qui il problema paradossalmente è stato la questura, cioè io sono la polizia, comunque l'ordine pubblico, cioè le leggi vigenti in Italia a Palermo. Io ho sulle mie spalle una serie di procedimenti penali perché ho osato fare suonare 4 jazzisti nella mia associazione, quando c'è un regio decreto del 1931 che lo vieta, perché si può suonare solamente con 2 persone, 4 persone bisogna avere una serie di autorizzazioni assolutamente incomprensibili e difficilissime da ottenere, fra l'altro. Poi ho avuto un'altra disgraziata idea, perché l'esperienza comunque le male esperienze non ci frenano, perché per fortuna comunque ci sono dei consensi di altro tipo, almeno del pubblico e dei fruitori. Abbiamo aperto uno spazio a Piana degli Albanesi, un ex casello ferroviario sul lago, ottenuto con un ricorso al TAR perché l'aveva vinto una persona di Piana che non aveva i titoli per vincere. Io ho fatto ricorso al TAR, l'ho vinto. Dopo il primo anno di attività, la prima stagione di attività, ho avuto una quantità di controlli da parte dei carabinieri e di vicini, gestori di locali di Piana che ci vedevano come degli usurpatori del loro territorio, e insomma è iniziata un altro tipo di lotta. Di fatto tutte le mie attività ci sono, per fortuna continuiamo a farle con una difficoltà enorme, dovuta a questi motivi che sto dicendo, ma anche e soprattutto al fatto che la promozione culturale nella mia idea voleva essere il più possibile svincolata dall'amministrazione, dagli enti pubblici, perché può andare bene un anno ma non può andare bene il secondo anno. Abbiamo avuto la fortuna ogni tanto di averli, ma
normalmente non abbiamo alcun sussidio, anzi siamo costretti, paghiamo un affitto, abbiamo investito centinaia di migliaia di euro, dei mutui, insomma è veramente complicata. E la cosa però che mi dispiace è che a Palermo non si riesca, forse in tutta la Sicilia, non si riesca a rendere assolutamente normale il fatto di poter promuovere cultura, diventare un punto di aggregazione culturale e sociale attraverso una semplice operazione commerciale che è quella di avere un bar, avere un ristorante, organizzare degli aperitivi, sorseggiare del vino vedendo delle mostre di architettura contemporanea come di arte contemporanea, eccetera. A me basterebbe poter fare quello, cioè poterlo farlo con tranquillità, piuttosto che sottostare a controlli, leggi. Insomma, sento io, sia io che Giuseppe, il mio socio, che comunque qualcosa l'abbiamo fatta, abbiamo rischiato molto in prima persona, pur di non stare a Sydney, dove forse oggi dico che sarebbe stato il caso di rimanere. Abbiamo cercato di reinvestire tutte le nostre conoscenze, la nostra passione a Palermo, però poi alla soglia dei 40, ancora non ci sono arrivato, però dover combattere con avvocati, con cause, sentenze, fino ad oggi è stato veramente è una disillusione, è veramente una disillusione. Tutto quello che ho pensato potesse essere una formula europea, internazionale, che ho apprezzato nelle biennali, che apprezzo a Milano, in triennale, al MoMA di New York, e qua realizzarla è quasi un'utopia. E per questo, cioè, quello che mi piace in questo momento manifestare è che purtroppo io di fatto cosa posso trasmettere a chi magari un po' più giovane di me che vuole iniziare un'attività culturale come la mia. Posso trasmettere una certa rassegnazione, perché è veramente complicato, e questo mi dispiace tantissimo. Pur tuttavia, continuando a fare le mie attività, spero sempre che qualcosa cambi e mi adopero in tal senso affinché possa realmente cambiare.